Ho provato ad abbracciare mia moglie dopo una lunga giornata. Lei mi ha respinto e ha detto: credi di essertelo meritato. La mattina dopo ho lasciato un biglietto. Guadagnati il mio ritorno. Quello che ho scoperto dopo su di lei, sua sorella e l'uomo che frequentava da 10 anni mi ha fatto mettere in dubbio tutto, persino mio figlio. Mi chiamo Dean Pritchard. Ho 44 anni e gestisco un piccolo studio di contabilità a Columbus, Ohio. Per 17 anni ho creduto di aver costruito qualcosa di solido. Una casa bella, un'attività di successo, 2 figli per cui morirei e una moglie che pensavo mi amasse. Mi sbagliavo su quest'ultimo punto. Quel martedì è iniziato normalmente. Sono tornato a casa esausto dopo le preparazioni per la stagione delle tasse, le spalle tese per ore passate chino sui fogli di calcolo. Na stava al bancone della cucina, con le spalle rivolte verso di me, avvolta nel suo solito accappatoio floreale. Sean, nostro figlio sedicenne, era al piano di sopra a fare i compiti. Hailey, 13 anni, era già andata a letto. Mi sono avvicinato a Na e ho cercato di abbracciarla. Niente di drammatico, solo un gesto che un marito fa alla moglie dopo una giornata pesante. Ma appena le mie braccia hanno toccato le sue spalle, lei si è ritratta. Si è allontanata come se portassi una malattia. Cosa credi di fare? La voce di Na era gelida. Stavo solo cercando di abbracciare mia moglie, ho risposto, confuso. È un reato adesso? Si è girata verso di me. E quello che ho visto nei suoi occhi non era rabbia. Era qualcosa di peggio. Disprezzo. Credi di essertelo meritato? Ha chiesto. Torni a casa, a malapena mi parli, sepolto nei tuoi numeri tutto il giorno. E pensi che un abbraccio risolva tutto? Prima di continuare, se questa storia vi sembra utile o vi rispecchia, iscrivetevi al canale e lasciate un commento con le vostre esperienze. Il vostro supporto significa tutto. Unlike aiuta anche altri a trovare queste storie. Ero lì, nella mia cucina, a sentirmi uno straniero in casa mia. Le parole di Na non erano solo crudeli. Erano calcolate, come se le avesse provate a memoria. Non capisco cosa stia succedendo, ho detto, mantenendo la voce calma. Cosa ho fatto di sbagliato? Lei ha riso, ma senza alcun umorismo. Cosa hai fatto di sbagliato, Dean? Sei così preso dai tuoi fogli di calcolo e dagli incontri con i clienti che non vedi nemmeno cosa hai davanti agli occhi. Allora aiutami a vederlo, ho detto. Parlami. Ho finito di parlare, ha risposto Na, tornando a quello che stava facendo al bancone. Sono stanca di spiegarmi a qualcuno che non si cura abbastanza da accorgersene. Volevo discutere, difendermi, ma qualcosa nel suo tono sprezzante mi ha fatto capire che qualsiasi parola sarebbe stata inutile. Così sono salito, ho fatto la doccia e mi sono sdraiato a fissare il soffitto fino alle 2 di notte, quando finalmente Na è venuta a letto. Non ha detto buonanotte, non ha riconosciuto la mia presenza, si è semplicemente girata di spalle e si è addormentata. La mattina dopo mi sono svegliato alle 5:30 come sempre. Na dormiva ancora. Mi sono vestito in silenzio, sono sceso e mi sono versato un caffè. È lì che ho preso la mia decisione. Ho preso un blocco note dal cassetto della cucina e ho scritto 3 parole. Guadagnati il mio ritorno. L'ho lasciato sul bancone dove l'avrebbe trovato, ho preso la valigetta e sono uscito di casa. Non sapevo dove andare. Sapevo solo che non potevo restare lì. Sono arrivato in ufficio 2 ore prima che arrivasse qualcuno. Seduto alla mia scrivania al buio, bevevo il caffè freddo della sera prima. Il telefono ha iniziato a vibrare verso le 8. Na. Non ho risposto. Ha chiamato altre 3 volte nell'ora successiva. Ho ignorato tutto. Alla fine è arrivato un messaggio. Che diavolo dovrebbe significare questo biglietto? Ho scritto, scoprilo. Poi ho messo il telefono in modalità silenziosa e ho iniziato a lavorare. Il mio socio, Greg Thompson, è arrivato alle 9. Era con me da quando avevo aperto lo studio. 12 anni prima. Un tipo in gamba. 2 divorzi alle spalle.
Capiva le complicazioni del matrimonio meglio di molti. Hai un aspetto da schifo, ha detto lasciando la borsa sulla scrivania. Notte difficile. Qualcosa del genere, ho risposto. Na ed io abbiamo avuto una situazione. Greg si è versato un caffè e si è seduto di fronte a me. Vuoi parlarne? Gli ho raccontato tutto. L'abbraccio, il rifiuto, il disprezzo nella sua voce. Greg ha ascoltato senza interrompere, cosa che ho apprezzato. Da quanto tempo è così? Ha chiesto quando ho finito. Non lo so, ho ammesso. Forse da qualche mese. Ero così preso dalla stagione delle tasse che non ci ho fatto caso. O forse, ha detto Greg con cautela, c'è altro che non hai notato. Quel pensiero mi era già passato per la testa, ma sentirlo dire da un altro lo ha reso reale. Pensi che ti tradisca? Penso, ha detto Greg, che quel livello di disprezzo non spunti dal nulla. Si accumula nel tempo, di solito quando qualcuno ti paragona a qualcun altro. Mi sono sentito male. Devo saperlo con certezza. Allora scopri la verità, ha detto Greg, ma sii furbo. Non andare a testa bassa. Prima raccogli informazioni. Ho annuito, ma la mente correva già. Se ne tradiva, da quanto tempo? Con chi? E soprattutto, cosa significava per Sean e Hailey? Sono tornato a casa verso le 6 di sera. Na era di nuovo in cucina, nello stesso posto di ieri. Il biglietto era sparito. Dobbiamo parlare, ha detto quando sono entrato. Di cosa? Ho chiesto, appoggiando la valigetta. Di quel biglietto ridicolo che hai lasciato. Cosa significa guadagnati il mio ritorno? L'ho guardata. Davvero guardata. Na aveva 42 anni, ancora bella in quel modo curato che viene da saloni costosi e lezioni regolari di yoga. Ma c'era qualcosa di diverso in lei ora, qualcosa di distante. Significa, ho detto lentamente, che non voglio più essere trattato come spazzatura in casa mia. Vuoi respingermi? Va bene, ma non resterò a fare il sacco da box emotivo. I suoi occhi si sono leggermente spalancati. Non se l'aspettava. Sei drammatico, ha detto. Lo sono. Perché da dove sto io, mia moglie si è ritratta al mio tocco come se le fossi disgustoso. Non è dramma. È riconoscere quando non sei voluto. La mascella di Na si è serrata. E allora? Te ne vai. Scappi perché ti sei fatto male ai sentimenti. Ti sto dando spazio, ho detto, che a quanto pare è quello che vuoi. Starò a Lambton e sulla Morse Road. I ragazzi sanno come contattarmi. Sean è apparso in cima alle scale. Doveva aver ascoltato. Papà, cosa sta succedendo? Ha chiesto, con la preoccupazione dipinta sul volto giovane. Tua madre ed io abbiamo bisogno di un po' di tempo separati, gli ho detto, mantenendo la voce ferma per lui. Non è colpa tua. A volte gli adulti hanno bisogno di spazio per capire le cose. Ma tornerai, vero? Hailey è comparsa accanto al fratello, gli occhi già pieni di lacrime. Sono salito e li ho abbracciati entrambi. Vi voglio bene più di ogni altra cosa. Questo non cambierà mai, qualunque cosa succeda tra me e vostra madre. Sono solo a una telefonata di distanza, ok? È pazzesco, ha detto Na dal piano di sotto. Abbandoni la tua famiglia per un commento. L'ho guardata dall'alto in basso. Un commento? Na. Mi hai guardato con puro disgusto. Non è un commento. È il sintomo di qualcosa di più grande. E finché non capiamo cos'è, io non lo faccio più. Ho fatto la valigia, ho baciato i ragazzi e sono uscito. Na non ha provato a fermarmi. Quello mi ha detto tutto quello che dovevo sapere. Lambton è diventato la mia casa per la settimana successiva. Ogni mattina andavo al lavoro, ogni sera stavo in quella stanza anonima, mangiando cibo da sporto e pensando alla mia vita. I ragazzi chiamavano ogni giorno. Sean era preoccupato, ma cercava di essere forte. Hailey ha pianto al telefono le prime 3 notti. Mi si spezzava il cuore.
Ma succedeva anche altro. Senza le critiche costanti e il freddo di Na, ho iniziato a sentirmi più leggero, a vedere le cose più chiaramente. Al quinto giorno ho assunto un investigatore privato. Si chiama Richard Cole, consigliato da un cliente che aveva vissuto un divorzio complicato. Ex detective di polizia, discreto, meticoloso. Cosa stiamo cercando? Ha chiesto durante il nostro primo incontro. Prove, ho detto. Il comportamento di mia moglie è cambiato mesi fa. Devo sapere se c'è qualcun altro. Richard ha annuito come se avesse sentito quella storia 1000 volte. Partiremo dalle basi. Registri telefonici, estratti conto, routine quotidiane. Se c'è qualcosa da trovare, la troveremo. Quanto tempo ci vuole di solito? Dipende. A volte in una settimana sappiamo tutto. A volte servono mesi. Ma tua moglie lavora da casa come agente immobiliare, giusto? Ho annuito. Questo in realtà facilita le cose. Chi lavora da casa ha più flessibilità per incontrare persone durante il giorno. Inizieremo la sorveglianza domani. 3 giorni dopo Richard mi ha chiamato. Abbiamo qualcosa, ha detto. Quanto velocemente puoi venire in ufficio? Sono arrivato in 15 minuti. Richard aveva foto sparse sulla scrivania. Na, vestita con abiti che non avevo mai visto, entrava in un edificio in centro città. L'orario segnava le 10:37 di un mercoledì. Chi sta incontrando? Ho chiesto. Richard ha fatto scivolare un'altra foto. Na è un uomo, probabilmente sulla quarantina inoltrata, capelli grigi, abito costoso. Stavano prendendo un caffè in quello che sembrava un ristorante di lusso. La mano dell'uomo era sul ginocchio di Na sotto il tavolo. Si chiama Douglas Camp, ha detto Richard. Avvocato aziendale, divorziato, guadagna circa $400.000 l'anno, vive a Dublin in uno di quei nuovi quartieri residenziali. Lo stomaco mi si è chiuso. Da quanto tempo? Questa è la parte interessante, ha detto Richard tirando fuori altri documenti. Ho fatto qualche controllo. Douglas Camp e tua moglie si conoscono da almeno 10 anni, forse di più. 10 anni. Quelle parole mi colpirono come un treno merci. Impossibile. Siamo sposati da 17 anni. Mi stai dicendo che la vede da più della metà del nostro matrimonio? L'espressione di Richard era comprensiva, ma professionale. I movimenti con la carta di credito mostrano spese regolari negli stessi ristoranti, negli stessi hotel, che risalgono a quasi un decennio fa. Tua moglie è stata molto attenta a usare contanti per la maggior parte degli incontri. Ma ci sono schemi. Mercoledì e venerdì, di solito tra le 10 e le 15, tra le 10 di mattina e le 3 di pomeriggio, quando i tuoi figli sono a scuola. Mi sentii fisicamente male. Cos'altro? C'è di più, e non ti piacerà, avvertì Richard. Tirò fuori gli estratti conto bancari. Il vostro conto cointestato mostra prelievi regolari da 500 a $1.000, di solito il primo di ogni mese. Quei soldi finiscono in un conto intestato solo a tua moglie. Parliamo di circa $120.000 negli ultimi 10 anni. La vista mi si annebbiò. Mi ha rubato. Tecnicamente è un conto cointestato, quindi legalmente è complicato. Ma sì, ha spostato sistematicamente soldi senza che tu lo sapessi. C'è anche questo. Mi mostrò gli estratti conto del fondo universitario dei bambini. Il conto a cui avevo contribuito religiosamente per 16 anni. Il saldo era $47.000. Avrebbe dovuto essere vicino a 180.000. Ha preso i soldi per il college, sussurrai. La maggior parte, sì. Li ha trasferiti sul suo conto privato circa 6 mesi fa. Questo spiegava perché ultimamente era così insistente nel gestire tutta la documentazione finanziaria. Perché? Mi aveva detto di non preoccuparmi di controllare i conti perché aveva tutto sotto controllo. Ho bisogno di copie di tutto, dissi, con la voce tremante. Già pronte, disse Richard, porgendomi una busta spessa.
Ti consiglio di vedere un avvocato prima di affrontarla. Assicurati di proteggerti e tutelare i tuoi beni. Guidai dritto all'ufficio di Jennifer Martinez, la migliore avvocatessa divorzista di Columbus, secondo l'ex moglie di Greg. Jennifer era dura, intelligente, e non tollerava sciocchezze. Signor Pritchard, disse dopo aver esaminato le prove di Richard. Hai motivi per il divorzio basati su infedeltà e cattiva gestione finanziaria. Ma prima di procedere, devo farti una domanda difficile. Cosa? Sei assolutamente sicuro che Sean sia tuo figlio biologico? La domanda mi tolse il respiro. Di cosa stai parlando? Certo che è mio figlio. L'espressione di Jennifer era gentile, ma ferma. Tua moglie ha avuto una relazione per 10 anni. Sean ha 16 anni. La tempistica è sospetta. Ti consiglio vivamente un test di paternità prima di andare avanti. Potrebbe influire sulle decisioni di custodia e sul calcolo degli alimenti. Sentii il mondo vacillare. Sean, mio figlio, il ragazzino che avevo allenato nella Little League, ha aiutato con i compiti, insegnato a guidare l'estate scorsa. L'idea che potesse non essere biologicamente mio era insopportabile. Anche se, dissi lentamente, anche se non fosse biologicamente mio, è comunque mio figlio. L'ho cresciuto. Lo capisco, disse Jennifer, e legalmente sei suo padre indipendentemente dalla biologia, visto che eravate sposati quando è nato. Ma dobbiamo saperlo per motivi finanziari e di custodia. Fidati. Accettai il test anche se ogni parte di me voleva rifiutare. L'incertezza mi avrebbe consumato altrimenti. Quella sera chiamai finalmente Na. Dobbiamo vederci, dissi quando rispose. Era ora, disse, e sentii l'irritazione nella sua voce. Bar caffè in High Street, dissi, ignorando la sua frecciatina. Alle 10. Non fare tardi. Chiusi prima che potesse rispondere. Na arrivò 15 minuti in ritardo, vestita come per un incontro di lavoro. Tailleur, tacchi, trucco perfetto. Si sedette nella cabina di fronte a me con un sorriso studiato. Allora, disse, hai finito il tuo piccolo capriccio. Tirai fuori la busta che Richard mi aveva dato e la posai sul tavolo tra noi. Aprila. Il suo sorriso vacillò. Cos'è? Aprila, ripetei, rafforzando la tensione. Le mani di Nena tremarono leggermente mentre tirava fuori le foto. La guardai mentre il colore le abbandonava il volto, realizzando cosa stava guardando. Foto di lei e Douglas, estratti conto, ricevute di carte di credito, una cronologia della sua relazione clandestina lunga 10 anni. Dove le hai prese? Sussurrò. Importa. Mi hai tradito per un decennio, Nena, con un uomo di nome Douglas Camp. Hai rubato dal nostro conto cointestato e dal fondo universitario dei nostri figli. Hai vissuto una menzogna mentre io lavoravo sodo per mantenere questa famiglia. La compostezza di Nena si spezzò. Le lacrime iniziarono a scendere, sciogliendo il mascara. Dean, non è come pensi. Allora spiegamelo, dissi, con voce gelida e carica di dolore. Spiegami come passare 10 anni con un altro uomo non sia quello che penso. Non poté. Rimase lì a piangere, le mani a coprirsi il volto. Da quanto lo ami? Chiesi. Da sempre. O è arrivato dopo? Non lo amo, disse Nena tra le lacrime. Allora perché? Perché buttare via 17 anni di matrimonio? Perché rubare ai nostri figli? Le lacrime si fermarono di colpo, il volto si indurì in un modo che non avevo mai visto. Perché tu non sei mai stato abbastanza, Dean. Tu con il tuo noioso lavoro da contabile e la tua vita prevedibile. Douglas mi faceva sentire viva. Mi capiva in modi che tu non potresti mai. L'onestà era brutale ma chiarificatrice. Sean lo sa, chiesi. Gli occhi di Nena si spalancarono. Sa cosa? Che Douglas potrebbe essere suo padre. Il silenzio che seguì mi disse tutto. Nena impallidì di nuovo e iniziò a scuotere la testa. No. No. Sean è tuo.
Lo so. Lo sai o lo speri? Dean, ti prego, non farlo. Ho già ordinato un test di paternità. Lo sapremo tra pochi giorni. Se Sean è mio, bene. Se non lo è, affronteremo anche quello. Ma in ogni caso, l'ho cresciuto. È mio figlio, a prescindere dalla biologia. Nena allungò la mano cercando di afferrare la mia. Dean, mi dispiace. Ho fatto degli errori, ma possiamo sistemare tutto. Possiamo andare in terapia. Superare tutto. Ritrassi la mano con decisione, quasi strappandola via, carico di tensione e dolore. Non hai fatto errori, Nina. Hai fatto scelte. Centinaia di scelte deliberate in 10 anni. Hai scelto Douglas invece di me, dei nostri figli, del nostro matrimonio. Hai rubato alla nostra famiglia per finanziare la tua relazione. Mi hai guardato con disprezzo nella nostra cucina. Non c'è più niente da sistemare. I bambini, disse disperata. Pensa a Sean e Hailey. Hanno bisogno di entrambi i genitori. Li avranno entrambi, dissi, solo che non saranno più sposati. Il mio avvocato ti contatterà. Non cercarmi, a meno che non sia per i bambini. E Nina, voglio che tu esca di casa entro fine mese. Sto chiedendo il divorzio e la custodia primaria, basandomi sulla tua cattiva gestione finanziaria e sull'infedeltà. Mi alzai e uscii dal bar, lasciando Nena seduta lì con i suoi segreti e le sue bugie esposte a tutti. I risultati del test di paternità arrivarono 4 giorni dopo. Aprii la busta da solo nella mia stanza d'albergo, le mani tremanti. Sean era mio. Biologicamente, legalmente, completamente mio. Il sollievo fu travolgente. Lo chiamai subito. Ehi, papà. Rispose Sean. Posso venire a trovarti? Certo. Quando? Adesso. Sono fuori dall'albergo. Guardai fuori dalla finestra e vidi la sua macchina nel parcheggio. Il cuore mi si riempì d'amore per quel ragazzo che aveva attraversato la città solo per vedere suo padre. Ci sedemmo nella mia stanza d'albergo a ordinare una pizza come facevamo quando era più piccolo. Mamma ha pianto molto, disse Sean con cautela. Non vuole dirmi perché. Avevo temuto questa conversazione, ma Sean meritava la verità, o almeno una versione che potesse sopportare. Tua madre ed io stiamo divorziando, dissi con dolcezza. Ha fatto delle scelte che hanno spezzato il nostro matrimonio, e non possiamo tornare indietro. C'è qualcun altro? Chiese Sean, dimostrando di essere più sveglio di quanto pensassi. Sì, tua madre vede qualcuno da molto tempo. L'ho scoperto solo di recente. Il volto di Sean si contrasse. Da quanto? Abbastanza a lungo da non avere più importanza. Quello che conta è che io amo te e tua sorella più di ogni altra cosa al mondo. Niente cambia per colpa di tua madre e me. Sei il mio vero papà. La domanda arrivò dal nulla e capii che Na doveva avergli detto qualcosa. Sono il tuo vero papà in ogni senso che conta, dissi con fermezza. Ero lì quando sei nato. Ti ho insegnato ad andare in bici, a lanciare la palla, a guidare. La biologia non fa il padre. Lo fa l'amore. L'impegno. E io ti amo e mi impegno con te dal giorno in cui sei nato. Le lacrime scesero sul volto di Sean. La odio per quello che ti ha fatto. Non farlo, dissi. È ancora tua madre. Ha fatto degli errori, errori terribili, ma ti ama. Non è mai stato in discussione. Parlammo per altre 2 ore. Sean mi raccontò della tensione a casa. Di come Na fosse stata difensiva e arrabbiata da quando me ne ero andato. Di come Hailey fosse confusa e spaventata. Voglio stare con te, disse infine Sean. Quando tutto sarà sistemato, voglio vivere con te, non con mamma. Capiremo cosa è meglio per tutti, promisi. Ma ora ho bisogno che tu sia forte per tua sorella. Puoi farlo. Sean annui. Ci abbracciammo prima che se ne andasse, e mi sentii grato che, qualunque cosa succedesse con Na, il mio rapporto con i miei figli fosse solido.
Le pratiche per il divorzio iniziarono la settimana successiva. Na assunse un avvocato costoso, probabilmente pagato con i soldi che aveva rubato dai nostri conti. La prima seduta di mediazione fu brutale. Na sosteneva che la relazione fosse colpa mia perché ero stato emotivamente assente. Il suo avvocato argomentava che i soldi presi erano per spese domestiche e bisogni personali. Il nome di Douglas Camp continuava a emergere, ma Nena si rifiutava di parlarne. Le relazioni personali della mia cliente non sono rilevanti per questo procedimento, ripeteva il suo avvocato, finché Jennifer non sganciò la bomba, vostro onore. Vorremmo presentare prove che la relazione tra la signora Pritchard e Douglas Camp è in corso da 10 anni. Abbiamo anche documentazione che dimostra come il signor Camp sia stato recentemente citato in giudizio dalla sua stessa società per appropriazione indebita di fondi dei clienti. La signora Pritchard ha ricevuto regali sostanziosi acquistati con quei fondi rubati. La stanza cadde nel silenzio. Il volto di Na divenne rosso. Non è vero, balbettò, non sapevo da dove venissero quei soldi. Jennifer rispose fredda, l'ignoranza non è una difesa, soprattutto quando la nostra indagine mostra che eri a conoscenza delle difficoltà finanziarie del signor Camp e che lo hai attivamente aiutato a nascondere beni durante l'audit della sua società. Rimasi sorpreso, non avevo mai saputo di questa parte. Richard aveva continuato a scavare dopo il nostro primo incontro, scoprendo i crimini finanziari di Douglas. Si scoprì che Na non aveva solo una relazione con un avvocato, ma con un criminale. Vostro onore, disse disperatamente l'avvocato di Na, abbiamo bisogno di tempo per esaminare queste prove. Richiesta accolta, rispose il giudice. Rinviamo a 2 settimane. Nel frattempo, congelo tutti i beni comuni in attesa di ulteriori indagini sulle accuse di cattiva condotta finanziaria. Na mi affrontò nel corridoio dopo l'udienza. Mi stai distruggendo, sibilò. Ho solo detto la verità, risposi con calma. Ti sei distrutta da sola nel momento in cui hai scelto di tradire il nostro matrimonio. Lei pianse, Douglas finirà in prigione. L'hanno arrestato stamattina. La sua società ha sporto denuncia. Perderò tutto. Tu hai già perso tutto, dissi. Solo che non te ne eri resa conto fino ad ora. Me ne andai da lei senza provare né soddisfazione per il suo dolore né compassione. Aveva fatto le sue scelte. Ora ne stava pagando le conseguenze. Il divorzio fu finalizzato 6 mesi dopo. Ottenni la custodia principale di entrambi i figli, la casa e il 60% dei nostri beni. Nena ottenne visite supervisionate, un assegno mensile che a malapena copriva l'affitto, e un'indagine penale per aver presumibilmente ricevuto consapevolmente beni rubati da Douglas. Douglas Camp si dichiarò colpevole di appropriazione indebita e frode, condannato a 7 anni di carcere federale. La sua ex moglie fece causa a Nena per alienazione dell'affetto, ottenendo un risarcimento di $50.000 che Nena probabilmente non avrebbe mai pagato. La sorella di Na, Carla, che aveva sempre saputo della relazione e l'aveva persino coperta, perse la licenza da infermiera dopo che la denunciavo per aver usato il suo accesso ospedaliero per aiutare Na e Douglas a condurre la loro relazione in stanze vuote per pazienti. Si scoprì che le violazioni etiche erano una questione seria nel settore sanitario. Sean e Hailey si adattarono meglio del previsto. Sean fu ammesso all'Ohio State con una borsa di studio completa. Hailey iniziò una terapia per elaborare tutto e lentamente gli incubi cessarono. Vendetti lo studio di contabilità a Greg a un prezzo equo e iniziai a fare consulenze, con meno stress, più tempo per i miei figli e un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata. 6 mesi dopo il divorzio, mentre cenavo con i ragazzi, Sean disse qualcosa che mi rimase impresso. Papà, sono contento che tu abbia lasciato quel biglietto. Che biglietto? Chiese Hailey. Quello che diceva, guadagnati il mio ritorno. L'ho trovato dopo tra le cose di mamma. Era la prima volta che papà si difendeva da solo. Aveva ragione. Quel biglietto era stato l'inizio della mia liberazione, non solo dal tradimento di Nena, ma dalla mia stessa disponibilità ad accettare meno di quanto meritassi. Un anno dopo, incontrai Na al concerto scolastico di Hailey.
Sembrava diversa, più vecchia, stanca, logorata dalle conseguenze delle sue scelte. Come stai? Chiese piano. Bene, davvero bene. I ragazzi sembrano felici. Lo sono. Lo siamo tutti. Na annui lentamente. Mi dispiace, Dean. Per tutto. So che non cambia nulla, ma devo che tu lo sappia. Lo so, dissi. E per quel che vale, ti perdono. Non perché te lo sia meritato, ma perché serbare rancore mi faceva più male che a te. Lei scoppiò a piangere lì, nell'auditorium della scuola. Ti ho amato una volta, disse. Lo so. Anch'io ti ho amato. Ma l'amore senza rispetto è solo una parola. E tu hai perso il mio rispetto nel momento in cui mi hai allontanato e hai chiesto se meritassi un abbraccio da mia moglie. Me ne andai per l'ultima volta, trovando il mio posto accanto a Shanae Hailey, grato per la famiglia che avevo ancora e per la vita che avevo ricostruito dalle ceneri del tradimento. Se la mia storia ti ha toccato, iscriviti a questo canale, lascia un commento sulle tue esperienze di tradimento e rinascita, e premi il mi piace. Il tuo supporto aiuta altri a trovare queste storie e a capire che non sono soli. Ricorda, a volte i momenti peggiori della nostra vita diventano la porta verso quelli migliori.